Ci spostiamo in restyling area privata, selezioniamo la palette di test numero 1 e come vedete la pagina si è aggiornata e ha impostato correttamente i colori che abbiamo scelto. Perfetto, anche per la tabella e box informazioni e max length. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'inserimento delle nostre palette per la personalizzazione della nostra area privata. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a selezionare la palette di default scelta dall'utente e imposteremo la modifica dei dati. Poi a fine videoguida andiamo a modificare anche l'aspetto grafico delle nostre palette perché non mi piacciono. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e in restyling area privata nella nostra query principale stiamo già ricavando l'id della palette e all'interno del ciclo while della query principale eseguiamo un'ulteriore query che la chiamiamo cell restyling, che sarà uguale, quindi andiamo a verificare se l'utente loggato ha selezionato la palette che stiamo stampando. Quindi faremo una cell restyling che sarà uguale a select fk palette from restyling personale as r inner join palette colori as p e gli diciamo ovviamente on r.fk palette è uguale a p.id palette e poi li aggiungiamo come clausole where r.fk palette è uguale, e qua ovviamente ci va il risultato della nostra query principale, quindi raw palette al campo id palette e poi li aggiungiamo and r.fk utente è uguale all'utente loggato, quindi la nostra sessione di utente. Eseguiamo la query, quindi restyling sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell restyling e poi gli diciamo if raw restyling, quindi se trova dei dati definiamo la variabile cell radio che sarà uguale a selected, anzi checked uguale checked, altrimenti lo possiamo anche impostare in linea veramente. Altrimenti, quindi else, la lasceremo vuota, quindi cell radio sarà uguale a stringa vuota e all'interno del nostro input type radio ovviamente ci stampiamo la nostra variabile cell radio. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete di default ci va a selezionare la palette
che avevamo definito nella precedente videoguida, che abbiamo poi assegnato alla personalizzazione della nostra area privata. Perfetto, ora dobbiamo andare a modificare la nostra funzione per l'update dei dati, quindi qualora l'utente scelga un ulteriore palette differente, ovviamente ci vada a modificare il dato. Quindi apriamo la nostra funzione, inserisci personalizzazione, e una volta che vengono effettuati i controlli dobbiamo innanzitutto andare a verificare che l'utente abbia già una personalizzazione attiva, e nel caso andrà a fare l'update, altrimenti farà l'inserimento dei dati. Quindi faremo nuovamente qua una cell restyling e andiamo a selezionarci, quindi a verificare il restyling come abbiamo fatto all'interno del ciclo while, e ci selezioneremo l'id del restyling nel caso che dovremo andare a modificare, e nella nostra query non andiamo a utilizzare ovviamente l'identificativo della palette, ma utilizziamo soltanto l'FK utente. Quindi in questo modo andrà a ricavare l'id della palette, l'id scusate del restyling associato all'utente. Perfetto. E poi eseguiamo la query. Bene, e gli diciamo if row restyling, qua inseriremo l'update, altrimenti quindi else, faremo la query per l'inserimento dei dati. Perfetto, quindi qua all'interno dell'if inseriamo la query per l'inserimento e andiamo a modificarcela. Quindi gli diremo update restyling personale set fk palette uguale id palette ovviamente, e poi gli diciamo where id restyling sarà uguale, e qua ovviamente ci va row restyling al campo id restyling. Perfetto, quindi salviamo, ci spostiamo in gestione palette, andiamo a modificare la palette di test magari numero 1, perché quelle di test in realtà le abbiamo impostate tutte con il colore di default nero, e quindi magari andiamo a specificare la personalizzazione giusto a caso, quindi attivo principale e attivo secondario uguale, poi over principale e over secondario uguale, poi colore del box lo impostiamo arancione, max length rosso, intestazione tabella questo verdone, questo verde scuro, piedi pagina giallo, colore delle righe le impostiamo grigie, e colore over invece mettiamo questo verdolino. Quindi salviamo le modifiche. Perfetto, ci spostiamo in restyling area privata, selezioniamo la palette di test numero 1 e come vedete la pagina si è aggiornata e ha impostato correttamente i colori che abbiamo scelto. Perfetto, anche per la tabella e box informazioni e max length. Perfetto, quindi sta funzionando correttamente anche la modifica dei dati. Perfetto, ora come promesso a inizio video guida andiamo a cambiare l'aspetto grafico delle nostre palette, perché in realtà abbiamo dato un nome alla palette, però
all'utente verrà un po' difficile, insomma, capire quale sarà la combinazione dei colori che verrà utilizzata con la palette selezionata. Quindi qua sotto in realtà andremo a caricare un rigo con tutti i colori utilizzati da quella palette. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, nel form restyling area, e al primo TD gli diciamo row span 4 perché dovremo aggiungere un ulteriore rigo, e agli altri gli aggiungiamo il call span di 10 perché dovranno raggruppare ovviamente 10 celle, una per ogni colore. Quindi apriamo un nuovo TR, aperto chiuso, e al suo interno TD width gli diamo il 9.5%, per 10 ci darà il 95 disponibile, perfetto, e poi gli diciamo style background color, apriamo il PHP e ci stampiamo row palette al campo il primo attivo 1, perfetto, poi ci va row palette al campo over 1, attivo 2 over 2, perfetto, poi ci mettiamo il box info, il box max length, poi l'intestazione della tabella, poi il colore delle righe, colore over relativo ovviamente sempre alle righe della tabella, e poi per finire il PE pagina. Perfetto, quindi salviamo e come vedete ha inserito correttamente il rigo con tutti i colori. Ovviamente le altre palette non erano personalizzate, sono rimaste tutte col nero. Ora ci spostiamo nel nostro file CSS e andiamo invece a modificare le palette, perché non mi piace il colore che abbiamo scelto nella precedente video guida. Allora lo sfondo lo impostiamo in realtà bianco, lo sfondo delle palette, poi visto che ci siamo gli diamo anche un border di 1 pixel solid e scegliamo un grigio, e all'on mouse over invece gli impostiamo un altro colore. Vediamo magari di impostare un verdolino chiaro per l'over. Quindi salviamo, premiamo F5, perfetto. Ora sono un po' più carine, diciamo, da vedere. Ora in realtà andiamo a definire anche la classe che evidenzia il record selezionato, e quindi gli diremo nel nostro file CSS table class form td class palette underscore active, e gli diamo le stesse caratteristiche della palette di default, però ovviamente gli diamo il colore dell'evidenziazione. Qua in realtà non abbiamo neanche messo il punto e virgola, quindi come colore quello per l'evidenziazione. Bene, e nel nostro form, se la query per il restyling dà dei risultati, oltre a checkare il nostro input type radio, definiamo anche la variabile
style palette, e questa sarà palette active, altrimenti la variabile style palette sarà quella di default, quindi palette. Perfetto, e nel nostro TD qua ci stampiamo la variabile style palette. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete giustamente alla palette test numero 1 viene impostata la classe attiva perché è il record selezionato. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a definire l'anteprima delle nostre palette in modo che l'utente al click sulla nostra palette visualizzi l'anteprima grafica della palette selezionata.